Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Bene, stavo pensando ai viaggi. Sei mai stato a Buenos Aires? Sì, sono stato a Buenos Aires. Ci sono andato l'anno scorso. È stato un viaggio meraviglioso. Sembra entusiasmante. Non sono mai stata a Buenos Aires. Puoi raccontarmi del tuo viaggio? Certo, Buenos Aires è la capitale dell'Argentina. È una città bellissima, ricca di storia e cultura. Cosa hai visto a Buenos Aires? Ho visto molte cose. Ho visitato la Plaza de Mayo, che è la piazza principale della città. Ci sono molti edifici importanti, come la Casa Rosada, il palazzo presidenziale. Ho visto foto della Casa Rosada. È rosa, giusto? Sì, è rosa ed è molto bella. Ho anche passeggiato lungo la Avenida de Mayo, che è una avenue famosa con molti edifici antichi. Sembra interessante. Hai visitato qualche museo? Sì, l'ho fatto. Sono andato al Museo Nacional de Bellas Artes. Ha molte opere d'arte straordinarie. Ho anche visitato il Museo Storico National per conoscere la storia dell'Argentina. Adoro i musei. Mi piacerebbe visitare quei musei se andrò a Buenos Aires. Dovresti assolutamente visitarli. I musei sono molto interessanti e in molti casi gratuiti. E per quanto riguarda il cibo, hai provato qualche piatto tipico? Sì, ho assaggiato molti piatti locali. Ho mangiato molte empanadas, che sono piccoli pasticcini ripieni di carne, formaggio o verdure. Ho anche provato l'asado, che è il barbecue argentino. La carne è molto saporita. Adoro la carne. L'asado sembra delizioso. Hai provato qualche dolce? Sì, ho provato il dulce de leche, una crema dolce e simile al caramello. Ho anche assaggiato gli alfaiores, che sono biscotti ripieni di dulce de leche e ricoperti di cioccolato. Quei dolci sembrano fantastici. Voglio provarli quando visiterò. Amerai il cibo a Buenos Aires. La città ha molti ristoranti e caffè. Cos'altro hai fatto a Buenos Aires? Ho passeggiato nel quartiere di San Telmo. È una zona molto affascinante con strade acciottolate e edifici antichi. Ci sono molte gallerie d'arte e negozietti. Ho sentito parlare di San Telmo. È un buon posto per comprare souvenir? Sì, lo è. Ho comprato alcuni oggetti fatti a mano e un bel portafoglio in pelle lì. Ho anche visitato il mercato de San Telmo, un grande mercato con cibo fresco e prodotti locali. Sembra un posto divertente da esplorare. Hai visitato qualche parco? Sì, sono andato al Parco E3 de Febrero. È un grande parco con giardini bellissimi, un lago e molti sentieri. È un ottimo posto per rilassarsi. Adoro i parchi. Mi piacerebbe passeggiare in quel parco e magari fare un picnic. Un picnic nel parco è un'ottima idea. Ho anche visitato il cimitero della Recoleta, famoso per le sue tombe elaborate e mausolei. È molto tranquillo e interessante. Un cimitero? Sembra insolito, ma ho sentito che è molto bello. Sì, è diverso, ma molte persone visitano il cimitero della Recoleta per vedere l'arte e l'architettura. È uno dei luoghi turistici più popolari di Buenos Aires. Voglio vederlo anche io. Hai partecipato a qualche evento culturale? Sì, sono andato a uno spettacolo di tango. Il tango è una danza tradizionale argentina. La performance era molto appassionata e coinvolgente. Adoro la danza.
Uno spettacolo di tango sembra fantastico. Hai imparato qualche passo di tango? Ho imparato alcuni passi semplici in una breve lezione prima dello spettacolo. È stato divertente provare a ballare, anche se non sono un buon ballerino. Sembra un'esperienza fantastica. Voglio provare a ballare il tango quando visiterò Buenos Aires. Dovresti assolutamente farlo. Ci sono molti posti che offrono corsi di tango per principianti. Come ti sei spostato in città? Ho usato la metropolitana e gli autobus. Il sistema di trasporti pubblici è molto buono e economico. Ho anche camminato molto perché molte attrazioni sono vicine tra loro. È buono a sapersi. Mi piace camminare ed esplorare una città a piedi. Hai avuto problemi con la lingua? Non davvero. La maggior parte delle persone nelle zone turistiche parla un po' di inglese. Ho anche usato alcune parole di spagnolo semplici e i locali erano molto amichevoli e disponibili. È rassicurante. Parlo un po' di spagnolo, quindi spero di comunicare facilmente. Andrà bene. Un sorriso e alcune parole in spagnolo fanno molta strada. Sto imparando lo spagnolo, quindi voglio esercitarmi quando visiterò. È una grande idea. Buenos Aires è un buon posto per praticare lo spagnolo e conoscere la cultura. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? È difficile scegliere, ma penso che la mia parte preferita sia stata passeggiare nel quartiere di La Boca. Le strade sono molto colorate e ci sono molti artisti e musicisti. Ho visto foto di La Boca. Gli edifici sono dipinti con colori vivaci. Sì, è come una galleria d'arte all'aperto. Ho anche visitato il Caminito, una strada famosa a La Boca dove molti ballerini di tango si esibiscono. Sembra molto vivace e divertente. Voglio scattare molte foto lì. Avrai molte opportunità di fare foto bellissime a Buenos Aires. La città è piena di arte e cultura. Hai incontrato persone interessanti durante il tuo viaggio? Sì, ho incontrato un artista locale a La Boca. Dipingeva piccole acqueforti e mi ha parlato con molta gentilezza. Ho anche incontrato alcuni turisti di altri paesi. È bello. Mi piace conoscere nuove persone quando viaggio. Viaggiare è un ottimo modo per fare nuove amicizie e conoscere culture diverse. Spero di avere esperienze simili quando visiterò Buenos Aires. Ne sono sicuro. Buenos Aires è una città amichevole con molte persone accoglienti. Quanto tempo sei rimasto a Buenos Aires? Sono rimasto per una settimana. È stato sufficiente per vedere molte attrazioni e godermi la vita locale. Una settimana sembra buona. Ho in programma di restare per una settimana o forse 10 giorni, se posso. 10 giorni sarebbero fantastici, puoi visitare più posti e persino fare una gita di un giorno nelle zone circostanti. Quali gite hai fatto? Ho fatto una gita a Tigre, un piccolo paese vicino a Buenos Aires. Ho viaggiato in treno e ho visto molti canali e belle case. Sembra rilassante. Voglio visitare Tigre e magari fare un giro in barca. Sì, un giro in barca a Tigre è molto tranquillo. Puoi anche visitare il delta e vedere la natura. Mi piace la natura, quindi pianificherò sicuramente una gita a Tigre. Ti piacerà molto. Buenos Aires ha un mix di vita cittadina e natura. Hai visitato qualche zona di shopping? Sì, sono andato nella via dello shopping chiamata Calle Florida. Ci sono molti negozi e ho comprato alcuni souvenir. Adoro fare shopping per oggetti locali. Cosa hai comprato? Ho comprato un portafoglio in pelle, un piccolo dipinto e alcune cartoline. Questi sono bei ricordi del mio viaggio.
Sono bei souvenir. Voglio fare acquisti nei mercati locali e magari comprare alcuni oggetti artigianali. I mercati di San Telmo sono molto buoni per oggetti fatti a mano e arte. Visiterò sicuramente San Telmo. Sembra un ottimo posto per trovare regali unici. È uno dei miei quartieri preferiti di Buenos Aires. Hai scattato molte foto durante il tuo viaggio? Sì, ho scattato centinaia di foto. L'architettura, i parchi e l'arte di strada sono molto fotogenici. Adoro la fotografia. Porterò la mia macchina fotografica e farò molte foto. Avrai molte occasioni per scattare foto belle. Buenos Aires è molto colorata e vivace. Sono molto entusiasta del mio futuro viaggio. Voglio vedere tutto ciò che hai descritto. Sono sicuro che amerai Buenos Aires. È una città piena di vita, arte e persone amichevoli. Grazie per aver condiviso le tue esperienze con me, Tom. Mi sento più ispirata a visitare Buenos Aires ora. Di nulla, Alice. Sono felice di condividere le mie esperienze. Ti auguro il meglio per il tuo futuro viaggio. Grazie, Tom. Spero di poter parlare di nuovo dopo che visiterò Buenos Aires. Mi piacerebbe condividere le mie esperienze con te. Non vedo l'ora. Buona giornata, Alice. Anche a te, Tom. Arrivederci. Arrivederci, Alice. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.